È la prima volta che il maggiore Visconti porta in combattimento il suo nuovo Messerschmitt Bf 109 G10 dopo l'addestramento fatto in Germania. È al comando del primo gruppo caccia dell'Aeronautica Nazionale Repubblicana. Con lui ci sono altri 16 piloti italiani ai comandi dei loro Messerschmitt. Continuano a prendere quota secondo le istruzioni ricevute da Visconti. In alto si è al tempo stesso più sicuri e più letali. Dobbiamo essere sempre in cima alla palma, ama ripetere ai suoi uomini. Un'espressione che ha il sapore della terra in cui è nato, la Libia, e dove era tornato per combattere all'entrata in guerra dell'Italia. Ecco che a nord, da sopra le Dolomiti, avvista una formazione di B-25 Mitchell. Appartengono al 321esimo Bomber Group. Sono di ritorno da Vipiteno, dove hanno bombardato il ponte ferroviario. I 109 si lanciano all'attacco prima che i P-47 Thunderbolt di scorta appartenenti al 350esimo Fighter Group li possano attaccare a loro volta. Non c'è né tempo né modo di fare complesse manovre evasive e cercare un angolo di attacco vantaggioso. Bisogna colpire subito. Visconti vira con il suo apparecchio e punta direttamente verso il P-47 che si sta avvicinando. È una questione di pochi secondi. I due apparecchi sono faccia a faccia e aprono il fuoco simultaneamente. I proiettili da 20 e 13 mm si piantano sul muso del Thunderbolt, provocando raffiche di lampi e facendo saltare pezzi di metallo dalle ali e dal cofano motore. I piloti ruotano i loro caccia ed evitano la collisione per un pelo. Anche l'apparecchio di Visconti è stato colpito e lui resta ferito al volto dai frammenti del parabrezza frantumato dai colpi delle calibro 50. Aperto il tettuccio, si lancia nel vuoto. Il frastuono assordante delle armi e dei motori si allontana. Intorno al pilota, appeso al suo paracadute, ora c'è solo silenzio, vento e nuvole. Adriano Visconti di Lampugnano è stato uno dei migliori assi dell'aviazione italiana della Seconda Guerra Mondiale. Dapprima come pilota della Regia Aeronautica e, dopo l'armistizio dell'8 settembre 1943, dell'Aeronautica Nazionale Repubblicana, divenendo il comandante del primo gruppo caccia con cui ha conseguito 4 delle 10 vittorie accertate nel corso del conflitto. Il capoluogo della quarta sponda, il cui castello per i simboli che dominano dalla muraglia rievoca la memoria alle nostre repubbliche marinare, offre una visione superba di pacifica e gloriosa conquista del lavoro agli sguardi attoniti dei 20.000 che stipati sulle coperte. Visconti nasce a Tripoli, figlio di Galeazzo Visconti di Lampugnano e Cecilia dell'Aglio, emigrati in Libia in seguito alla colonizzazione italiana del 1911. Si arruola nella Regia Aeronautica come allievo del corso Rex dell'Accademia Aeronautica il 21 ottobre 1936 e consegue il brevetto di pilota militare presso la Scuola d'Aviazione di Caserta. Prosegue il suo addestramento sul Breda BA-25 e sull'Imam Ro-41 e nel 1939 è assegnato alla 159esima squadriglia del 50esimo stormo d'assalto, reparto specializzato nell'attacco al suolo. Nel giugno del 1940, allo scoppio della guerra, Visconti è trasferito con il suo reparto in Africa settentrionale, presso l'aeroporto di Tobruk, dove combatte volando sui Breda BA-65 e sui Caproni CA-310. Nel periodo fra giugno e dicembre 1940 è decorato con 2 medaglie d'argento al valor militare e una medaglia di bronzo. Nel gennaio 1941 Visconti è trasferito alla 76esima squadriglia caccia del 54esimo stormo caccia terrestre, dove viene addestrato al volo sui caccia Macchi MC-200. Successivamente svolge servizio operativo con i nuovi Macchi MC-202 sull'isola di Malta e nei cieli africani.
Il 29 aprile 1943, nel corso dell'ultimo grande scontro aereo prima della caduta della Tunisia, l'allora tenente Visconti guida 12 macchi MC-202 del 7° gruppo autonomo caccia terrestre all'attacco di 60 tra Supermarine Spitfire e Curtiss P-40. Durante questo scontro Visconti abbatte uno Spitfire MK5, mentre altri 4 sono accreditati ad altri piloti del 54° stormo. In seguito, promosso al grado di capitano, diviene comandante della 310ª squadriglia caccia aerofotografica, specializzata nell'aeroricognizione ed equipaggiata con macchi C-205 in una speciale versione modificata Guidonia. Le modifiche consistono nell'eliminazione della radio di bordo e l'installazione al suo posto di una fotocamera nella parte bassa della fusoliera in posizione centrale. A metà luglio 4 di questi Veltro arrivano a Guidonia per la 310ª squadriglia, i cui piloti, oltre all'addestramento all'uso del velivolo, hanno pure modo di partecipare alla difesa aerea di Roma fino al 25 di agosto, quando 3 205 e 3 piloti del reparto, fra cui il comandante, vengono dislocati sul campo di 10° Mannu per ricognizioni da effettuare sulle coste algerine e tunisine. Dopo aver effettuato diverse di queste missioni sino al 7 settembre 1943, l'improvvisa e inattesa comunicazione via radio della firma dell'armistizio coglie la sera dell'8 settembre 1943 di sorpresa gli uomini del capitano Visconti, che, come tantissimi altri comandanti italiani, quel giorno cerca inutilmente di mettersi in contatto con i propri superiori, che nel caso della 310ª squadriglia erano a Roma. Disponendo di soli 3 velivoli monoposto MC-205, invece di rientrare in continente da soli, lasciando così i 9 specialisti del reparto in Sardegna e consegnandoli alla certa cattura dagli ex alleati tedeschi, i piloti del reparto decidono di ripetere quanto fatto alcuni mesi prima in Tunisia. I tecnici svuotano le fusoliere dei ricognitori da alcune componenti di bordo, per permettere a 8 degli specialisti di prendere posto all'interno dei 3 apparecchi, e il 9 settembre 1943, con questi velivoli sovraccarichi, raggiungono indenni Guidonia, con ben 11 persone trasportate. La 12ª è il maresciallo fotografo che decide di rimanere a terra per tentare di salvare le preziose macchine fotografiche. Per questioni di sicurezza, Visconti sceglie una rotta più lunga ma che permette l'attraversamento del Tirreno nel suo tratto più breve, cioè fra la punta nord della Corsica e la Toscana.